1963. Canberra, Australia. Il primo ministro Robert Menzies, in carica da 14 anni, invita al tavolo delle trattative i dirigenti del gigante petrolifero Woodside. Menzies vuole concedere a quest'ultimo un permesso per esplorare le acque a largo dell'Australia settentrionale. Il motivo è duplice. Scovare nuovi giacimenti di petrolio e gas naturale da sfruttare e su cui lucrare, ma anche asserire la sovranità australiana sul Mar di Timor, un lembo di Oceano Indiano che tocca per l'appunto l'isola di Timor a nord. L'Australia infatti reclama una larga porzione del Mar di Timor, perlomeno quella che ritiene parte della propria piattaforma continentale. Tuttavia, per rendere valida la concessione fornita alla Woodside e poi ad altre compagnie, bisogna vedere se anche le nazioni confinanti condividono la visione di Canberra. Già, perché l'isola di Timor è divisa in due. La parte occidentale la controlla l'Indonesia, quella orientale, invece, nota come Timor Est, è una colonia del Portogallo. Dopo 10 anni di trattative, nel 72 Australia e Indonesia arrivano ad un accordo sul loro confine marittimo. Il Portogallo, però, non ne vuole sapere perché crede che alla sua colonia debba essere garantita una sovranità maggiore sul mare di Timor. Questa situazione di stallo genera un vuoto legislativo marittimo noto come Timor Gap, letteralmente il divario di Timor. La questione si fa ancora più spinosa quando nel 74 la Woodside scopre un enorme giacimento tutt'oggi intatto a sud di Timor Est, all'interno del Timor Gap. Si tratta del Greater Sunrise, che contiene 140 miliardi di metri cubi di gas e 225 milioni di barili di petrolio. Un ghiotto bottino. Il problema è che finché il Portogallo non cederà, la Woodside non potrà dare avvio ad alcuna trivellazione. Cavolo, ci vorrebbe proprio un colpo di fortuna per Canberra. E quel colpo di fortuna arriverà nel dicembre del 75, quando l'Indonesia deciderà di occupare il Timor Est, scalzare i portoghesi e condurre così sotto il proprio controllo tutta l'isola di Timor. Poiché è già stato fissato un confine marittimo con Giacarta, pensano a Canberra, sarà più facile trattare per lo sfruttamento dei giacimenti del Timor Gap. Unico rilevante dettaglio: l'invasione del Timor Est si rivelerà tutto fuorché un colpo di fortuna. In quasi 25 anni di occupazione, l'Indonesia compirà un vero e proprio genocidio tra massacri, torture, abusi sessuali, sparizioni e deportazioni che causeranno almeno 200.000 vittime, vale a dire circa un terzo dell'intera popolazione del Timor Est di allora. L'ormai ex colonia portoghese verrà liberata tra il 99 e il 2002, anno in cui otterrà l'indipendenza. Sì, il Timor Est è uno degli stati più giovani del mondo, nonché uno dei più ignorati di sempre. Immaginatelo un po' come un Suriname del sud-est asiatico, un punto su una mappa di cui a nessuno importa, ma nonostante questo uno dei paesi più interessanti e contraddittori del pianeta. Per via del suo passato coloniale, il Timor Est è un bastione del cattolicesimo, religione praticata dal 97% della popolazione, che ammonta quasi a 1.400.000 abitanti. E dal punto di vista linguistico gli est timoresi sono tutt'altro che omogenei. La maggior parte di loro vive ad ovest, dove sorge la capitale, Dili. Ha discendenza malese-polinesiana e parla il Tetum, una lingua nativa austronesiana con chiare influenze portoghesi. Tetum e portoghese sono riconosciute come lingue ufficiali, inglese e indonesiano come lingue ufficiose nell'ambito lavorativo, ma di fatto a Timor Est si parlano altre 16 lingue minoritarie native, sia a ovest che a est, dove la popolazione ha origini malesiane e papuane. Comunque sia, avete capito bene, l'inglese è praticamente una lingua franca anche nei più lontani recessi del sud-est asiatico. Sarà per la vicinanza con l'Australia, oppure perché magari anche in quel di Dili hanno scoperto Cambly, lo sponsor che ringrazio per aver permesso la realizzazione di questo video. Ormai lo sapete, Cambly è la piattaforma di e-learning per imparare a parlare ed utilizzare la lingua inglese, facendo lezione dove e quando volete, con più di 10.000 tutor madrelingua, disponibili 7 giorni su 7, 24 ore al giorno, tutto l'anno. Qualsiasi sia il vostro livello di inglese, Cambly vi permette di personalizzare totalmente il vostro piano. Sarete in grado di scegliere la durata e la frequenza delle vostre lezioni, la durata del vostro abbonamento e anche di decidere se partecipare a lezioni individuali o di gruppo con un massimo di altri 2 studenti internazionali. Chissà che non incappiate in qualche est timorese. E se l'Australian English vi sembra assurdo, sappiate che potete scegliere il vostro tutor anche in base all'accento che volete imparare, oltre che agli ambiti che più preferite. Così potrete andare a imbruttire qualche canguro mentre magari vi preparate a importanti esami e certificazioni come IELTS e TOEFL. L'inglese è importante a Timor Est
figuratevi da noi in Italia. Se cominciate adesso, chissà dove sarete tra un anno. Spero per voi non a dialogare con qualche ragno gigante a Sydney, ma comunque per il mese di maggio, cliccando sul link in descrizione e inserendo il codice NOVAMEI, potete accedere a tutti i piani annuali di Cambly con il 50% di sconto. In pratica inizierete a fare lezioni di inglese a soli 4,60€ a lezione. Un prezzo strepitoso che non trovereste nemmeno nell'emisfero australe. E se siete ancora indecisi, potrete svolgere una prova di 30 minuti al costo di solo €1. Ora, tornando a noi, potreste pensare che sia difficile per un governo avere a che fare con una grande disomogeneità sia etnica che linguistica. Beh, per Timor Est, a quanto pare, non lo è affatto. Per Freedom House, il Timor Est è una delle democrazie più sane dell'intera Asia. Le elezioni sono considerate pienamente libere e si tengono regolarmente. Inoltre, gli est timoresi possono esprimere le proprie opinioni senza rischiare di essere sbattuti in galera. Il 40% dei seggi in Parlamento è occupato da donne. In Italia questa percentuale è inferiore al 35%. Il presidente, il premio Nobel per la pace José Ramos Horta, è particolarmente apprezzato e dal 2022 conduce una propria trasmissione televisiva in cui fa da mediatore. Oltretutto, Timor Est gode di un enorme potenziale. Un terzo della popolazione ha meno di 15 anni, un altro terzo ne ha meno di 29, il che significa anche in prospettiva una grande forza lavoro. Come abbiamo visto poi, i fondali marini di Timor Est sono stracolmi di petrolio e gas naturale, tanto che lo Stato ha creato addirittura un proprio fondo sovrano, esattamente come hanno fatto Emirati Arabi, Qatar e Norvegia per investire i surplus generati dal greggio. Difatti, il Timor Est lo esporta in tutto il sud-est asiatico, fino in Giappone, e il suo fondo sovrano conta circa 20 miliardi di dollari. Questi sono risultati strabilianti, non vi pare? Beh, sulla carta sì, ma adesso arrivano anche le note dolenti. Quasi il 90% dell'economia est timorese dipende dal petrolio, non solo quello che esporta, ma anche quello che è costretto a importare da paesi come Australia e Indonesia, non disponendo ancora di impianti per la raffinazione adeguati. Un progetto per creare un complesso industriale di raffinazione lungo la costa ci sarebbe anche, se ne parla da una decina d'anni, ma al momento non è ancora stato fatto nulla. Il risultato è che soltanto lo 0,1% della popolazione lavora nel settore petrolifero. Metà dei cittadini pratica agricoltura di sussistenza e vive in povertà, mentre il resto della forza lavoro è per lo più impiegata nell'industria del caffè, il secondo ed unico altro export rilevante del paese. Come se non bastasse, il denaro del fondo sovrano serve quasi unicamente a finanziare la spesa pubblica, oppure finisce nelle tasche di politici e funzionari, dato che il Timor Est rimane un paese profondamente corrotto. Pensate che il governo si vanta dei suoi 40 punti nel Corruption Perception Index, in altre parole ammette di essere uno stato più corrotto di Arabia Saudita e Ruanda. Ironico. Insomma, più che una risorsa, il petrolio è diventato una trappola, una maledizione. C'è una ragione se abbiamo aperto questo video parlando di un altro paese, cioè l'Australia. Nel racconto fin qui infatti abbiamo omesso una serie di dettagli piuttosto rilevanti, ne parleremo tra poco. Prima, come sempre, dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Un bel salto, stavolta di almeno 500 anni. Più precisamente nel 1515, quando un gruppo di esploratori portoghesi sbarcò nel nord-ovest di un'isola mappata soltanto qualche anno prima. I locali la chiamavano Timor, cioè letteralmente est, poiché era ed è la più orientale delle piccole isole della Sonda. Il punto d'approdo dei portoghesi invece veniva indicato come Pante Makassar, ma Makassar non è lì, è da un'altra parte in realtà, ovvero a sud dell'isola di Sulawesi, oggi parte dell'Indonesia. Come mai si chiamava così quindi l'approdo? Pante Makassar significa letteralmente spiaggia di Makassar. Infatti si trattava di un porto in cui stazionavano i commercianti provenienti proprio da Sulawesi. Ma aspetta, fermi tutti! Si è detto commercio? Questa è musica per le orecchie dei lusitani del XVI secolo. L'isola di Timor era divisa in una sessantina di piccole entità politiche. Su Pante Makassar e dintorni governavano due di questi regni, Oekusse e Ambeno. Entrambi guadagnavano esportando legno di sandalo, onnipresente a Timor, da cui si estraggono oli ed essenze. Nei decenni a venire, complice l'interesse nel convertire i locali al cattolicesimo, i portoghesi si impadronirono del commercio del sandalo. Non andò granché bene. Timor era lontana dagli avamposti a Malacca e a Goa e i nativi non erano propensi a cambiare religione. Basti pensare che erano rimasti estranei persino all'Islam, che nel frattempo stava dilagando nell'attuale Indonesia. Ma soprattutto, nella prima metà del 1600 fece capolino la Compagnia Olandese delle Indie Orientali, che arrivò a occupare l'ovest dell'isola di Timor, poi divenuta nota come Timor Ovest o Timor Olandese. I portoghesi ripiegarono quindi a est, dove nel 1702 istituirono la colonia del Timor
Timor portoghese o Timor-Leste, letteralmente est. Il centro amministrativo di Lisbona, però, rimase a Pante Macassar, circondata dal Timor olandese. Non a caso, il Timor-Est controlla tutt'oggi l'enclave di Oecusseambeno, di cui Pante Macassar è la capitale. Naturalmente il processo di spartizione dell'isola non fu automatico né tantomeno pacifico. Dopo 2 secoli di lotte intestine, Portogallo e Olanda stabilirono un confine effettivo tra i loro possedimenti nel 1859, occasione in cui Amsterdam cedette a Lisbona l'isola di Atauro, anch'essa oggi parte del Timor-Est. All'epoca però a quanto pare il Timor-Est era già stato declassato a rango di scantinato del sud-est asiatico. Fino al XIX secolo le esportazioni di legno di sandalo si erano rivelate estremamente redditizie. Tuttavia, una volta disboscata gran parte delle foreste di sandalo, le autorità coloniali dovettero puntare sulle piantagioni di caffè. Nonostante la presenza di funzionari ecclesiastici e famiglie lusitane, il controllo effettivo sul territorio era molto debole. Veniva esercitato tramite capi locali e sfruttamento e la corona portoghese non investì pressoché nulla in infrastrutture e servizi. Anzi, sul finire dell'Ottocento preferì utilizzare il Timor-Est come colonia penale dove spedire anarchici, sindacalisti e oppositori. La situazione non migliorò nel corso della Seconda Guerra Mondiale, quando la colonia venne occupata dai giapponesi e liberata unicamente con l'aiuto delle forze combinate di Paesi Bassi e Australia. Terminato il conflitto, Timor-Est venne sostanzialmente lasciato a se stesso. Da un lato il Portogallo, nelle mani del dittatore António Salazar e del suo successore Marcelo Caetano, si dimostrò contrario alla decolonizzazione. D'altra parte però trascurò qualsiasi servizio pubblico o possibile sviluppo industriale. All'inizio degli anni 70 più del 90% degli est timoresi era analfabeta. Quei pochi che avevano studiato se l'erano potuto permettere poiché figli di latifondisti, oppure grazie all'aiuto della Chiesa cattolica locale. A mano, sempre più persone cominciavano a pensare che il tempo del Portogallo sull'isola di Timor dovesse giungere al termine. Un po' come la carriera di Pioli sulla panchina del Milan, per dire. Erano dello stesso avviso l'Australia, che, come abbiamo detto, cercava da anni di strappare un accordo per poter sfruttare le risorse del Mar di Timor, e anche un altro ingombrante vicino, l'Indonesia. Vi spiego il perché. In quel di Giacarta, da qualche anno era salito al potere il generale Suharto, anticomunista e per questo sostenuto dagli Stati Uniti, nonostante fosse un dittatore brutale. Suharto non era affatto sgradito nemmeno all'Australia, che considerava il suo governo benevolo e stabile. Nel 65, infatti, in procinto di instaurare il suo nuovo ordine dal sapore orwelliano, Suharto aveva smantellato il Partito Comunista Indonesiano, visto come un pericolo ambulante per l'Indo-Pacifico nello scenario della guerra fredda. Peccato che nel mentre fece uccidere 500.000 persone secondo la più ottimistica delle stime. Ora, ricordate quei pochi est timoresi che invece avevano studiato? Ecco, molti di loro avevano iniziato a coltivare sentimenti anticoloniali pericolosamente socialisti. Suharto era preoccupato che anche la parte occidentale dell'isola di Timor, sotto controllo indonesiano, potesse venire contagiata. Ancora, estendere la propria sovranità anche sulla parte orientale di Timor sarebbe stata un'importante vittoria propagandistica e avrebbe significato avanzare pretese sul Timor Gap. Dunque l'invasione indonesiana di Timor-Est non fu casuale, perché Suharto voleva realizzarla, certo, ma soprattutto perché l'Australia era più che d'accordo. Se Giacarta fosse rimasta con le mani in mano, ci sarebbe stato il rischio che il Timor-Est dichiarasse la propria indipendenza da un ormai decadente impero portoghese. Un nuovo stato sull'isola di Timor, secondo Suharto, sarebbe stata una spina nell'occhio dell'Australia e una nella schiena dell'Indonesia. Il primo ministro australiano Gough Whitlam condivideva questa opinione, anche perché, parole sue, l'indipendenza del Timor-Est, un paese minuscolo, sarebbe stata impraticabile dal punto di vista economico e quindi insensata. Certo, a maggior ragione se vuoi privare quel paese minuscolo delle sue risorse naturali. Ad ogni modo, le carte in tavola cambiarono in maniera piuttosto favorevole. Il 25 aprile del 74, la cosiddetta rivoluzione dei Garofani abbatté il regime di Caetano e il Portogallo diede avvio ad una rapida decolonizzazione. Sull'isola di Timor vennero autorizzate delle elezioni e la nascita di 3 principali partiti politici: l'Unione Democratica Timorese, conservatrice legata a Lisbona, il Fronte Rivoluzionario per l'Indipendenza del Timor-Est, noto come Fretilin, di ispirazione socialista e marxista, e l'Associazione
Nazione Democratica Popolare Timorese, detta Apodeti, appoggiata da una minoranza musulmana che desiderava l'integrazione con l'Indonesia. Nell'arco di un anno il Fretilin emerse come forza principale. E Suharto non poteva certo permettere che dei comunisti facessero i loro porci comodi vicino a casa sua. I servizi segreti indonesiani lanciarono l'operazione Komodo, mirata a supportare l'Apodeti e in seguito a compiere attacchi diretti al Fretilin e alla popolazione est timorese. Tutto ciò con il tacito assenso australiano. Non a caso, quando il rappresentante estero del Fretilin, l'attuale presidente Ramos Horta, cercò di dialogare con Canberra, fu respinto per non dargli troppo peso. Il 16 ottobre del 75, una troupe di 5 giornalisti di stanza nella città di Balibo tentò di documentare gli sconfinamenti delle truppe indonesiane in territorio est timorese. Quel giorno i cosiddetti Balibo 5 furono uccisi dai militari indonesiani. Secondo varie ricostruzioni, Canberra non contestò l'accaduto e lo considerò un incidente per non rovinare le relazioni con Suharto. D'altra parte però l'Indonesia aveva un alleato ancora più decisivo. Il 28 novembre del 75 il Fretilin dichiarò unilateralmente l'indipendenza del Timor-Est. A quel punto Suharto mostrò chiaramente l'intenzione di invadere. Un giorno prima di farlo, il 6 dicembre, il leader indonesiano incontrò a Giacarta niente po' di meno che Gerald Ford, il presidente degli Stati Uniti, accompagnato dall'immancabile segretario di Stato Henry Kissinger. Chissà come mai Kissinger c'entra sempre, non mi stupisco più. La CIA era già a conoscenza delle incursioni indonesiane in territorio est timorese. Del resto, al tempo, la Casa Bianca forniva all'Indonesia il 90% dei suoi armamenti, a patto che questi venissero utilizzati per la sicurezza nazionale. Se Ford si limitò a mostrarsi comprensivo nei confronti di Suharto, Kissinger gli chiese di agire in fretta e soprattutto di presentare l'invasione come una questione interna, perché le armi americane avrebbero potuto presentare un problema a livello di opinione pubblica. Detto, fatto. Con un'Australia non pervenuta e Washington che fece finta di essere all'oscuro di tutto, il 7 dicembre Suharto si sentì più che tranquillo a mobilitare l'esercito indonesiano ed entro il luglio del 76 si impadronì di tutta l'isola di Timor. Soltanto in questo lasso di tempo l'esercito indonesiano uccise sommariamente decine di migliaia di persone, praticamente tutte quelle che incontrava sulla sua strada verso Dili. L'occupazione fu, se possibile, ben peggio di come l'abbiamo descritta all'inizio del video. Per sconfiggere la resistenza del Fretilin, supportata da Cina, Unione Sovietica e Mozambico, l'esercito indonesiano fece terra bruciata devastando campi, allevamenti e strutture agricole, anche con l'ausilio di napalm e armi chimiche per avvelenare acqua e cibo. Gli est timoresi fuggirono verso le zone interne, dove i militari indonesiani li interrogavano. Al minimo sospetto di indipendentismo venivano fucilati. Coloro che si salvarono furono spediti in dei villaggi creati ad hoc, ovvero campi di internamento. Qui le donne venivano stuprate o sterilizzate. Agli inizi degli anni '80 decine di migliaia di bambini e ragazzi furono arruolati come scudi umani contro i miliziani clandestini del Fretilin. Entro il 1989, dopo repressioni, sparizioni e arresti sommari, l'Indonesia spedì a Timor contadini e coloni provenienti da Giava e Bali, impose un saldo controllo militare sull'isola e ne aprì persino i confini ai turisti stranieri. Tutto ciò avvenne in una sostanziale indifferenza. Del resto, a chi importa di un piccolo staterello insulare? Certo, l'ONU non riconobbe mai la sovranità indonesiana sul Timor-Est, che era considerato ancora un territorio del Portogallo, occupato illegalmente. Fino al 1982 il Consiglio di sicurezza votò ogni anno delle risoluzioni per riaffermare il diritto all'autodeterminazione del popolo est timorese. Risoluzioni approvate, indovinate un po', con la costante estensione degli Stati Uniti. Nonostante il mondo sapesse cosa stesse accadendo in Timor-Est, seppur a grandi linee a causa della censura indonesiana, l'amministrazione Carter raddoppiò l'assistenza militare all'Indonesia nella lotta al Fretilin. Per la cronaca, all'epoca il movimento contava qualche centinaio di guerriglieri, quindi insomma, questo è quello che definirei un overkill. Ma si può essere più sfacciati di così? Beh sì. Chiedete all'Australia, che nel 78 riconobbe di fatto la sovranità indonesiana su Timor-Est. Ma perché lo fece? Ma per non infastidire l'Indonesia e negoziare finalmente un accordo per lo sfruttamento del tanto agognato Timor Gap. La questione si complicò nell'82 quando l'UNCLOS, la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stabilì che uno Stato dispone della sovranità esclusiva sulle risorse delle acque che si estendono fino a 200 miglia nautiche dalla propria costa. Un trattato sul Timor Gap alla fine arrivò nell'89 e divise l'area in 3 zone di competenza. Nella zona A, quella centrale e più grande
grande, i guadagni di petrolio e gas naturale sarebbero stati smezzati tra Australia e Indonesia. La zona B sarebbe stata amministrata da Canberra, che avrebbe devoluto il 10% dei profitti a Giacarta. Nella zona C sarebbe accaduto esattamente il contrario. L'Australia iniziò subito a estrarre risorse dai fondali marini e a ottenere milioni di barili di petrolio e di metri cubi di gas naturale. Questo accordo comunque non era così favorevole nei confronti dell'Australia. A dirla tutta, non divenne mai pienamente operativo, infatti, perché entrò in vigore in un momento in cui ci si iniziò a rendere conto che le condizioni in cui versavano gli est timoresi non potevano considerarsi sostenibili. Intanto il muro di Berlino era caduto, l'Unione Sovietica anche, e l'aria da guerra fredda stava cambiando. A novembre del 91 i militari indonesiani uccisero un giovane indipendentista, un evento all'apparenza irrilevante che però suscitò le ire di qualche migliaio di persone che coraggiosamente si riunirono in segno di protesta di fronte alla tomba del ragazzo nel cimitero di Dili. L'esercito uccise a colpi di fucile più di 250 manifestanti. L'accaduto generò un'ondata di indignazione a livello internazionale, tant'è che persino le elite indonesiane misero in discussione il regime di Suharto. Il primo ministro australiano Paul Keating, invece, credeva che il massacro di Dili fosse stato un orrore, sì, ma non definisse in toto l'occupazione indonesiana del Timor-Est. E beh, anche qui ci volle una bella faccia tosta. In Timor-Est fu la Chiesa cattolica locale a farsi promotrice delle istanze della popolazione e a fare da contropotere all'esercito indonesiano, il che spiega l'eccezionale percentuale odierna di cattolici nel paese. José Ramos Horta vinse il Nobel per la pace nel 96 assieme al vescovo Felipe Belo. Tuttavia, nonostante una visita di Giovanni Paolo II a Dili, la Santa Sede non entrò mai direttamente in contrasto con l'Indonesia, che era ed è il più grande paese a maggioranza musulmana al mondo. Ma attenzione, perché arriva il plot twist, il colpo di scena. Dopo quasi 10 anni di critiche, crisi economica dovuta alle spese militari e crescente opposizione interna, nel 98 Suharto fu costretto a dimettersi. Il suo successore, il più democratico Yusuf Habibie, annunciò che avrebbe concesso a Timor-Est un'autonomia speciale, pur sempre all'interno dello Stato indonesiano. Allorché il primo ministro australiano John Howard chiese formalmente ad Habibie di lasciare che gli est timoresi decidessero se dichiarare la propria indipendenza. Posizione questa che è abbastanza, come posso definirla? Peculiare? Ipocrita forse è la parola che sto cercando. Un taglio netto con quanto sostenuto fino a quel momento, che però potrebbe aver avuto un senso. Non è assurdo pensare che Howard trovò comodo cavalcare lo sdegno dell'opinione pubblica australiana nei confronti dell'occupazione indonesiana. Caduto Suharto, infatti, l'Australia non avrebbe più avuto un fido alleato con cui fare accordi sui giacimenti petroliferi. Perciò tra Habibie e il popolo est timorese, Howard scelse il più debole con cui trattare. Il primo ministro la vide lunga, perché Habibie, presentandosi come un riformista e ora praticamente accusato di vedere la sezione orientale di Timor alla stregua di una colonia, si risentì e decise di indire un referendum sull'indipendenza del Timor-Est. Fu una buona notizia, ma non per tutti. In 25 anni di occupazione, Suharto aveva finanziato e rifornito di armi una serie di gruppi armati pro-Indonesia, sempre al fine di contrastare il Fretilin. Non c'è da stupirsi se nei primi mesi del 99 queste milizie si opposero all'idea di referendum di Habibie e cominciarono a seminare il panico a Dili e dintorni. Di conseguenza, quando Indonesia e Portogallo, ancora formalmente in possesso del Timor-Est, si accordarono per svolgere il referendum, invocarono la tutela dell'ONU. Poco sorprendentemente, il 30 agosto del 99 il 78,5% degli est timoresi votò contro l'autonomia proposta da Habibie e dunque a favore dell'indipendenza. Prima del voto, le milizie filo-indonesiane avevano annunciato che ci sarebbe stato un bagno di sangue. Mantennero la promessa. Dopo aver assaltato villaggi e distrutto chiese, i gruppi armati deportarono migliaia di persone verso la zona ovest di Timor, il tutto con il supporto dell'intelligence militare di Giacarta. Quasi immediatamente, proprio su spinta di John Howard, l'ONU schierò in campo una forza di peacekeeping internazionale, l'Interfet, composta da 11.000 soldati che per metà erano australiani. Una bella lavata di coscienza. Nel giro di qualche settimana, complice lo strapotere militare della marina e dell'aviazione australiane, Habibie ordinò la ritirata delle truppe indonesiane e le Nazioni Unite imposero un'amministrazione transitoria su tutto il territorio. 2 anni più tardi, il 20 maggio del 2002, il Timor-Est dichiarò la propria indipendenza e Xanana Gusmao, storico leader del Fretilin, nonché attuale premier est timorese, giurò come primo presidente della nazione. Non crediate che da lì in poi tutto andò alla grande, parliamo pur sempre di un paese appena
uscito dall'inferno. A causa delle differenze etnico-linguistiche, negli ultimi 20 anni il Fretilin non è mai stato un partito unitario, né tantomeno lo è stato l'esercito. Sia Gusmão che Ramos Horta hanno abbandonato il Fretilin per fondare un nuovo partito. Entrambi ricoprono a rotazione i principali ruoli di governo, mentre l'ormai ex movimento rivoluzionario è guidato da Mari al-Khatiri, uno dei pochissimi est-timoresi musulmani, nonché primo premier del Timor-Est indipendente, perlomeno finché non è stato accusato di voler assassinare Gusmão. L'ONU è rimasto a vigilare sul Timor-Est fino alla fine del 2012, non solo per fornire assistenza ad una popolazione priva di qualsiasi servizio, ma anche per mitigare l'instabilità dovuta a frequenti scontri intestini tra Stato e militari ribelli che chiedevano paghe più alte. Ad esempio, nel 2008 il leader di questi ribelli ha tentato di assassinare Ramos Horta, sopravvissuto per miracolo. Se il Timor-Est è quantomeno asceso al purgatorio, lo deve a due principali fonti di denaro: gli aiuti internazionali, umanitari ed economici, e ovviamente petrolio e gas naturale. Per carità, lungi da noi tessere le lodi dei combustibili fossili, ma quando un'ex colonia disastrata non ha altro per reggersi in piedi, risorse simili sono delle manne dal cielo, a patto che le si utilizzi con criterio e a patto che qualcuno non cerchi di gambizzarti. Nel 2002, al momento dell'indipendenza del Timor-Est, il trattato sul Timor Gap, siglato nell'89 tra Australia e Indonesia, venne aggiornato, in modo che le zone di competenza venissero aboliti e fosse creata un'unica area dai quali giacimenti il Timor-Est avrebbe tratto il 90% dei profitti e l'Australia il 10%. Al tempo, una joint venture composta da Woodside, Shell e Osaka Gas era già pronta a trivellare il giacimento di Bayou Undan, meno redditizio del Greater Sunrise, ma anch'esso provvisto di enormi risorse. Questo accordo era tutt'altro che vantaggioso per Timor-Est. Innanzitutto, soltanto Canberra aveva le attrezzature necessarie a ottenere gli idrocarburi sottomarini. Questo voleva dire non solo che i proventi dei giacimenti sarebbero arrivati a Dili tramite il governo australiano, ma anche che questo, occupandosi dell'estrazione, poteva far leva sul suo peso geopolitico e dettare legge. Non a caso, nel 2006, Ramos Horta, all'epoca ministro degli esteri, e il suo omologo australiano Alexander Downer siglarono una sorta di aggiornamento del trattato del 2002 che prevedeva che i ricavi del Greater Sunrise, una volta cominciate le estrazioni, sarebbero stati spartiti a metà tra Australia e Timor-Est. Praticamente una rapina a mano armata. Infatti, il Greater Sunrise dista meno di 150 km dalle coste est timoresi e 450 da quelle australiane. Nel frattempo, la joint venture guidata da Woodside aveva già iniziato le trivellazioni a Bayou Undan, ma anche quest'ultimo era più vicino al Timor-Est che all'Australia. In entrambi i casi, i giacimenti si trovavano all'interno di quelle 200 miglia nautiche indicate dall'ONU, pari a circa 370 km dalla costa. In altre parole, l'Australia ottenne sovranità su una porzione di mare che, secondo il diritto internazionale, non avrebbe potuto reclamare. Ora, potreste giustamente farvi venire un dubbio. Perché il governo est timorese ha ceduto a un patto così sbilanciato? La situazione del paese era disperata, e va bene, ma qui si rasenta l'assurdo. Tranquilli, c'è una spiegazione. E cioè che a partire dal 2004 i servizi segreti australiani si sono infiltrati all'interno del palazzo governativo di Dili, dove hanno installato delle cimici. In questo modo gli 007 di Canberra hanno potuto spiare dietro le quinte di tutta la strategia negoziale, allora diretta dal primo ministro al-Khatiri. Il che vuol dire che durante i colloqui ufficiali l'Australia ha avuto un importante vantaggio: conoscere tutti i punti deboli di Timor-Est. Questa verità è emersa soltanto nel 2012, quando un anonimo alto ufficiale dei servizi segreti australiani, noto come Testimone K, ha deciso di parlare dopo aver saputo che Alexander Downer, il ministro degli esteri, impegnato nelle trattative con il Timor-Est, aveva ottenuto un incarico come consigliere, indovinate un po', della Woodside, che stava già beneficiando delle estrazioni di Bayou Undan. Che fine ha fatto il Testimone K? Perseguitato, come il peggiore dei criminali, anche perché Canberra continua a negare l'accusa di spionaggio. Ma volete sapere qual è la beffa? Venuto fuori lo scandalo, Xanana Gusmão, che all'epoca era primo ministro, domandò che il trattato del 2006 venisse invalidato. Dopo aver ricevuto picche, il Timor-Est citò in giudizio l'Australia alla Corte Internazionale di Giustizia dell'Aia. Il processo, tuttavia, non è mai stato portato a termine perché Timor-Est e Australia sono tornati al tavolo delle trattative e nel 2018 hanno stabilito un confine marittimo permanente. Secondo quest'ultima risoluzione, ancora oggi in vigore, quando lo sfruttamento del Greater Sunrise avrà finalmente inizio, il Timor-Est guadagnerà il 70% dei profitti totali nel caso in cui il gas arriverà sulle sue coste e l'80% qualora venisse trasportato in Australia.
Eh sì, il paese dei canguri avrà la sua bella fetta di guadagno. Non solo. Gli accordi sullo sfruttamento Bayo-Undan sono ancora validi, il che vuol dire che l'Australia continua a sfruttarne il 10% guadagnando, a seconda delle stime, $1 milione a settimana su un giacimento che rientra nella zona economica esclusiva del Timor Est. Difatti 5 anni fa l'Australia veniva accusata di aver rubato al Timor Est dal 2004 almeno $2,5 miliardi, cifra importante considerando che il PIL del Timor Est ammonta a meno di $3,5 miliardi complessivi. Adesso, tra l'altro, il conto delle risorse risucchiate dall'aspirapolvere australiana sarà ben più alto. Non è chiaro perché Timor Est continua ad accettare questa specie di bullismo da parte del suo vicino, forse perché in questo modo comunque ha potuto guadagnare e creare il suo fondo sovrano, o forse perché pensava di non avere margine per chiedere un totale ritiro australiano. Se questo frammento di sud-est asiatico riuscirà a svilupparsi al di là degli idrocarburi, magari proprio grazie ai loro proventi, è tutto da vedere. Ma sappiate una cosa, stavolta il Timor Est potrebbe avere la sua piccola ma meritata vendetta. Sul finire del 2023 il presidente Ramos Horta ha fatto capire che per far partire il progetto del Greater Sunrise potrebbe rivolgersi tranquillamente alla Cina che sarebbe ben contenta di infastidire il suo principale rivale nell'Indo-Pacifico, l'Australia, soffiandole da sotto il naso un tesoretto sottomarino da $70 miliardi. Ultimamente Pechino si sta avvicinando sempre più ai paesi dell'ASEAN, l'associazione dei paesi del sud-est asiatico. E chi è il prossimo indiziato per entrare nell'ASEAN? Ma proprio il Timor Est, che starebbe aspettando che il Myanmar, guidato da una giunta militare, torni alla democrazia. Insomma, chi la fa l'aspetti. Il rischio naturalmente è svendersi al miglior offerente, un destino che sembra obbligato per Timor Est, la cui storia è stata fatta da altre potenze. Ma a proposito, in tutto ciò, che fine ha fatto l'Indonesia? In breve, perso il favore della comunità internazionale, il governo di Giacarta è rimasto al suo posto, evitando di avanzare nuove pretese sull'isola di Timor. Ciò nonostante, vorrei lasciarvi con un ultimo preoccupante colpo di scena. Questo ragazzo qua si chiama Prabowo Subianto. Al momento dell'invasione del Timor Est era il più giovane comandante delle forze speciali indonesiane. Dopo aver partecipato alla repressione del Fretilin negli anni '80, si rese colpevole di diversi massacri e crimini di guerra perpetrati contro la popolazione est timorese. Dopo un periodo di addestramento negli Stati Uniti, tornò sull'isola di Timor con il grado di generale, dove orchestrò nuove repressioni negli anni '90. Ebbene, stiamo parlando dello stesso Prabowo Subianto che, all'inizio del 2024, ha vinto le elezioni indonesiane e che sarà presidente dell'Indonesia per i prossimi 5 anni. Qualcosa mi dice che toccherà stare attenti, che forse il Timor Est è tutt'altro che un paese irrilevante e che talvolta anche nella botte piccola può esserci il vino marcio. Alla prossima, per Aspera.